Buongiorno ragazzi, buongiorno da Angi. Siamo in un contesto un po' diverso dal solito e volevo commentare un pochino con voi quello che si è tenuto questo weekend, cioè la MotoGP. Ringrazio Filippo che sarà uno dei pochi che mi sta seguendo. Gliel'avevo detto che avrei fatto questo video per te. Ok, mi vedete anche con un microfono, non vi preoccupate, non lo vedrete mai più perché non è neanche mio, quindi va bene così. Partiamo da questo grande weekend che incorona, io mi sono segnato giusto due appunti per tenere un minimo una traccia di quello che volevo dirvi, che vorrei dirvi in questi 10 minuti, in questa chiacchierata con voi, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like, attivate le notifiche così oltre a questi video che magari non interessano a molti, vi interesseranno i video delle mie recensioni, ne arriveranno ovviamente altre, alcune sono già pronte, altre le stiamo metabolizzando. Allora, weekend che inizia ovviamente dal venerdì, dove si vedeva che già Bagnaia sarebbe stato veramente top. Ricordiamo che aveva già vinto due volte e se avete seguito la gara sapete che ha vinto sia sprint che gara lunga della domenica. È la terza volta che accade quest'anno ed è, mi pare, la terza volta che Bagnaia vince. Sono tre stagioni, comunque è terreno Ducati, il Gran Premio Red Bull Ring dovrebbe essere casa KTM e invece si presenta come pista ideale per Bagnaia, che è un grande staccatore, quindi in questa pista si frena tanto a moto. Dicono tutti che è una pista, non ci sono neanche mai stato, non l'ho neanche mai vista dal vivo questa pista. Comunque è evidente che è una delle più demanding dal punto di vista della frenata. Infatti Brembo, proprio Brembo che lo dice, utilizzano tra l'altro i dischi più grossi, mi sembra da 3,55 di diametro. Ci sono tante frenate a moto dritta, quindi questo è un po' il punto di forza di Bagnaia. È più sacrificata chiaramente la percorrenza perché sono tutte curve abbastanza, a parte un paio, dove devono semplicemente cercare di svoltarla più velocemente possibile, fare un pick up veloce e riaccelerare, dare tutta trazione possibile. In questo la Ducati è maestra e infatti abbiamo sia nella sprint che nella gara lunga della domenica abbiamo praticamente una classifica che vede le Ducati davanti a tutti. Enea, gli unici che riescono a resistere, diciamo, è un pochino inaspettato che ci sia soltanto Binder di KTM che è arrivato nella sprint, se sto guardando giusto. No, non stavo guardando giusto. Miller, stavo guardando, è vero, stavo guardando la gara lunga, ero già passato alla gara lunga. Miller è riuscito a tenere testa a Aleix Espargarò, ma poi abbiamo nella sprint che è caduto Marquez perché aveva provato. Sto continuando a guardare delle cose che non hanno senso, ragazzi. Aspettate un attimo perché allora eh, voglio fare praticamente, vorrebbe essere un live che non è un live, ma lo vedrete quasi come live. Quindi il prossimo step è farlo in live perché non ho assolutamente intenzione di fare tagli. Mi piace parlarvi così direttamente, veramente come sto facendo con Filippo perché è uno dei pochi. Vediamo se supereremo. Mi sembra 93 proprio il numero di Marquez. Se supereremo le ultime visualizzazioni di questo video della MotoGP che non le sta guardando nessuno. Vabbè, me lo faccio per così perché io ho memoria corta, mi dimentico, no? Allora, le carico su YouTube e ho traccia, dico, se voglio rivedermi cosa dicevo di qualche gara e qualche mio commento, me lo rivedo così. Dicevo che cosa è successo nella sprint? È successo che Bagnaia, che partiva secondo, è riuscito subito di forza, ma sempre puliti, Martin, abbastanza sempre puliti fra di loro, Martin e Bagnaia, a passare Martin, il quale è andato lungo nella chicane, l'ha tagliata e io per quanto tengo per Ducati ufficiale, così come facevo per Ferrari, per quanto io possa tenere per una Ducati ufficiale e per Bagnaia, perché comunque mi piace sia come pilota che come persona, lì per lì ho detto non trovo giusto che gli sia dato un long lap penalty perché lui si è riaccodato a Pecco e invece, secondo il regolamento, avrebbe dovuto lasciare un secondo. Poi c'è stato un po' diciamo, di differenza di vedute fra in realtà quello che ha dichiarato Bagnaia e quello che ha dichiarato Martin. Martin che cosa ha detto? Ha detto che secondo lui è impossibile stabilire in quel settore, perché tu hai, mi sembra, due settori per ridare quel secondo,
Bagnaia invece ha detto noi abbiamo gli split degli intertempi, quindi dei settori, e più o meno lo riusciamo a capire. Adesso bisogna vedere se come fai a sapere se tu giravi in quel settore in 23,5, se fai 24,8 o 24,7, se te lo danno lo stesso il long lap oppure no. Cioè se tu lasci un secondo e uno, perché come fai a calcolare esattamente? Devi andare per forza in eccesso. O se lasci 950 millesimi, 9 decimi, 9 decimi e mezzo, se comunque ti darebbero un long lap penalty. Oggettivamente è vero quello che dice Valentino nelle interviste, ovvero che se lì ci fosse stata l'erba tu o cadi o perdi altro che un secondo. È anche vero che è molto difficile ad occhio, a sensazione, dare quel secondo lì. Sicuramente sarebbe finito dietro a Marquez, che era lì. A Marquez, al quale arriviamo, perché quando ha visto poi che Martin è caduto, cioè è caduto, quando ha visto che Martin, sì, stavo già arrivando a quello che è successo dopo, quando ha visto che ha sbagliato, Martin, Marquez ci ha provato perché si sentiva che sarebbe potuto arrivare ad attaccarsi. Ovviamente che cosa ha fatto? Ha forzato troppo e si è steso. Marquez che tutti quanti lo eleggono sempre, cioè i commenti sono sempre abbastanza discordi. È chiaro ed evidente che non è più il Marquez che era prima, è chiaro ed evidente che è l'unico con la GB23 che va così forte. Quindi è ovvio che, cioè è un dato oggettivo che è sempre il più forte di tutti gli altri, ma è inequivocabile, è indiscutibile che Martin e Bagnaia, come dicono loro stessi, come dicono i piloti stessi, come dice lo stesso Marquez, fanno un altro sport. E condivido assolutamente il video che ha caricato ieri Zamagni, che non ho visto tutto, Giovanni Zamagni di Moto.it, che è anche che è anche nelle dirette live. Condivido assolutamente che sono un po' come la coppiata Valentino Rossi Jorge Lorenzo del 2009, perché comunque hanno stessa moto e comunque ragazzi danno una pista agli altri. Valentino lo dice che da bordo pista si vede che hanno sempre qualcosina in più, cioè loro prendono, martellano, randellano fin dall'inizio, e lo stesso Marquez, che era il più esplosivo di tutti, non riesce a fare la differenza, vuoi perché comunque sta sempre commettendo, e adesso ci arriviamo, una serie di comunque inesattezze, imprecisioni. Cioè Marquez non è più il Marquez che cioè, li ha già vinti i 9 mondiali. Se proprio fosse, ne può vincere magari uno. Ma è chiaro che 89 vittorie di Valentino non ci arriverà mai, perché se non è iniziata la sua parabola discendente, comunque non è più lì semplicemente perché non ha più vinto e quindi non è già più lì. Se fosse ancora lì sarebbe sempre quello che sta continuando a vincere, ma non è lui. Sono, vi ricordo, 2 anni che lì c'è un altro, cioè sul tetto del mondo, MotoGP, c'è Francesco Bagnaia, cioè questo volete dire che non è vero, è così, basta guardare le classifiche. Martin non è da meno, torno a ripetere che io avrei tenuto al 100% Martin perché è un fenomeno ragazzi, è un fenomeno, e i mondiali se li sarebbero continuati a giocare, dico se li sarebbero perché io ho i miei dubbi che la Aprilia possa secondo me combattere ad armi pari come sta facendo ora Martin con Bagnaia. Sì, ad armi pari, secondo me lo sta facendo ad armi pari. Cos'altro abbiamo da dire della sprint? Mica più di tanto, nel senso che le KTM in sordina, Miller è riuscito a prendersi solo 10 secondi, il Bez, lui con la GP23 abbiamo capito che proprio non ce n'è, dicono tutti che la GP22 era così forte e così più facile evidentemente, che lui la quadra non la trova, come è riuscito a fare eh, invece Marquez. Bastianini che non ha trovato assolutamente, non è riuscito a trovare il giusto equilibrio, ha fatto un quarto posto ed addirittura poi vedremo migliorato nella gara lunga, cosa che l'ho colto veramente di sorpresa perché non pensava di andare così bene, di fare podio. Non so se avrebbe fatto podio
se Marquez non avrebbe fatto i casini che ha fatto. Quindi ne parlano come se fosse invece qualcosa che va bene, forse per cercare di rimpolpare un po' la non solo sfida in casa Ducati. Parlo di Yamaha e di Honda. Io li vedo su una gara corta, su una pista dove si prendono pochi distacchi. Quartararo si è preso 18 secondi, quindi insomma Vignales, come abbiamo sempre più o meno detto, di nuovo sprofondato. Quando hai uno che è a fine carriera fa terzo a 7 secondi, Vignales se ne è presi 16, casini all'inizio e vabbè. Comunque non è che avrà fatto, che farà poi chissà cosa nella gara lunga. Acosta 16 secondi, le numerose cadute nel weekend, così come le numerose cadute che ha fatto nelle altre gare, dicono, possiamo ipotizzare che un po' le sta sentendo e quindi forse sta volando un pochino più basso, non forse, sicuramente perché la classifica parla chiaro. Andiamo invece alla domenica, gara che praticamente vuoi per le gomme, per come gestiscono adesso le temperature, si gioca praticamente il finale che si aveva prima, quando c'era Dovizioso, quando c'erano i bei tempi un po' meno tecnologici. Quello che succedeva alla fine, cioè che si teneva la gomma verso la fine, ora lo sparano subito, ma è chiaro che Pecco, proprio questo step e anche Martin ce l'hanno già da un bel po', cercano subito di randellare come se fosse l'ultimo giro, perché loro lo sanno che se tu stai sotto i 4 decimi, quindi attaccato a un pilota, la temperatura della gomma sale tantissimo, salgono le pressioni, non riescono più a guidare come vogliono e quindi c'è la gara da subito a chi sta davanti, a chi. Quindi partenza, intanto casino con Marquez, problemi all'abbassatore. Ma perché problemi all'abbassatore? Perché si è distratto lui, perché praticamente aveva una valvola rotta della ruota, gli hanno sostituito, aveva soltanto un pneumatico anteriore, l'hanno cambiato su un altro cerchio, quindi la gomma ha perso temperatura, gliel'hanno messa in griglia all'ultimo. Lui nel giro di warm-up ha cercato di tenere la temperatura alta, ha ingaggiato l'abbassatore, ha pensato di nuovo di scaldare ancora la gomma prima del rettilineo finale, di riallinearsi, solo che lui era abituato a mettere l'abbassatore prima e non ce l'ha fatta a metterlo all'ultimo, così è partito senza abbassatore. Quindi solito casino di quando partono senza abbassatore, che partono 4-5 decimi più lenti degli altri, fa un po' a spallate con Morbidelli e vabbè, alla fine è riuscito a non fare quantomeno strike e quindi ha dovuto fare la sua solita gara di gran rimonta. Se la sarebbe potuta battere probabilmente con Martin, almeno con Martin, con Pecco non lo so, ma non lo sa neanche lui perché dice che verso la fine faceva sì dei giri più veloci di loro, ma lui all'inizio ha dovuto andare più piano perché comunque era intruppato nel gruppo, quindi non lo sa neanche Marquez in realtà se ce l'avrebbe fatta a rimanere in battaglia con loro. Io penso che forse avrebbe, come sta facendo sempre, poi alla fine un po' esagerato, ha fatto dei sorpassi comunque sempre un po' al limite, un po' calibrati male. Se vedi qualcosa di strano, qualche casino, al 90 su 100 è Marquez che lo fa. È arrivato tra l'altro un rischio assurdo perché è arrivato in staccata, mi sembra su Bez, in staccata ha toccato con il gomito la ruota posteriore, roba che se gli prendeva sotto. Vabbè, eravamo qua a parlare di altro probabilmente. Tra l'altro era il braccio destro. Cos'altro possiamo dire? Enea, come dicevo prima, che è riuscito... ah beh no, parliamo del duello Martin ragazzi, oggi ho tempo, quindi veramente come fosse una live praticamente. Mi manca leggere i vostri commenti in live. Ehm, C'è stato il duello poi a distanza perché Bagnaia e Martin all'inizio hanno combattuto nel primo giro e mezzo, due, veramente duramente, ma duramente, per riuscire a stare davanti. C'è riuscito poi Bagnaia, tutta la gara più o meno a secondo e mezzo, mai oltre, mi sembra, 2 secondi. Gli ultimi 4-5 giri di nuovo Martin ci ha provato, Bagnaia ha randellato di nuovo, si è ripreso quel secondo e 8 e poi è finita così. Eh,
Bagnaia ha fatto il giro veloce mentre non riusciva a togliersi un tir off, incredibile. Si è visto poi che l'ha tolto in 2 riprese, è riuscito a fare il giro veloce. Incredibile sentire, probabilmente lo fanno gli altri, però quando lo fa poi anche uno che vince, ovviamente viene esaltata la cosa, fa più notizia. Pensare a Bagnaia che dichiarava nella gara di sabato che aveva provato varie mappe più conservative di benzina, perché in questa pista il demanding sulla benzina è molto elevato, quindi si è finita prima la benzina, tant'è che sono rientrati alcuni a spinta, e ha provato delle mappe per vedere se riusciva comunque a girare forte con le mappe più conservative. Incredibile. E Bagnaia ha fatto il giro veloce in gara domenica mentre non riusciva a togliere il tir off, cioè da non credere. Ed è altrettanto incredibile secondo me che prima di arrivare qua, certo sono proclami che si fanno, ma Bagnaia non li fa mai molto delle sparate. Ha detto vengo in Austria, me lo ricordo che l'aveva detto, dichiarato giovedì mi sembra, vengo in Austria per tornare leader del mondiale. Sabato ha fatto il possibile e Martin ha fatto il possibile, pareggia i punti, la domenica se ne porta a casa 5 in più di Martin. Enea, che è comunque terzo nel mondiale, consolida, perché comunque va a 214, a 61 punti e 56 da Martin. Marquez quarta posizione, quarta. Vignales quinto. Sì, mi stupisce vedere che Vignales è ancora quinto. La prima KTM è Binder, seguito da Acosta. In gara lunga, nella gara lunga abbiamo dei tempi, se andiamo a vedere i tempi, Marquez intanto stava risalendo su Bastianini, ma aveva chiaramente troppo distacco per tutte le battaglie che ha dovuto fare come risalito. Quando Marquez ha passato Bezzecchi e Binder per un po' è riuscito a rimanere attaccato un po' a Marquez, Bezzecchi l'ha salutato proprio, cioè 21 secondi dal leader, Marquez 13. Morbidelli, certi piloti non sono abbastanza dentro per capire veramente, non voglio commentarlo. E Spargarò se ne è presi 28, ma comunque fa il suo. La prima Honda è Nakagami, 36 secondi. Quartararo si è preso 43 secondi e dicono i giornalisti dicono, quindi non me, non i piloti, che ci sono progressi. 43 secondi sono su 27-24 giri, sono quasi 2 secondi a giro su una pista di 4 km. Boh, non lo so. Mir 40 secondi, ha detto che praticamente vedeva le Ducati che gli davano 3 decimi ogni allungo. Devono lavorare, ha detto a Misano, su telaio, motore, aerodinamica, cioè tutto, praticamente tutto. Cioè, cosa si salva? Boh, la carena, le bullonerie, non lo so. Ma non so neanche oggettivamente se nel 2027, quindi 2 anni, boh, sì, vabbè, la Honda ha i soldi che vuole, anche Yamaha, ma boh, rifanno un progetto da zero per 2 anni, non lo so. Cioè, non so, fosse azienda mia, non so quanto convenga investire per fare questa roba o ritirarsi 2 anni. Ma fosse mia, non è un'idea. Mi ritiro e lavoro sulla moto del 2027, perché forse non glielo permette Dorna, non glielo permette Espeleta, perché cioè, io non mi ricordo neanche chi è Quartararo. 43 secondi, lo vedo all'inizio, cioè ha girato come Lorenzo Savadori, che è un collaudatore. 44 secondi, ne ha presi 43 Quartararo. Cioè non... boh. Zarco 54, aveva problemi di motore, ha detto. Beh, è una cosa incredibile. Bastianini che comunque non sentiva la moto, assolutamente non si stava sentendo, ma ha detto che comunque ha fatto un risultato che non avrebbe neanche pensato, quindi grande Enea. Grande Enea, ma i primi due sono veramente a un altro livello che però io immagino possa di nuovo nella gara prossima ad Aragon, quindi fra 2 settimane,
mi sembra che sia l'1 e il 2 settembre, Enea possa di nuovo arrivarli a punzecchiare perché è la sua pista preferita o una delle sue piste preferite e di nuovo ha delle caratteristiche di guida che potrebbero andare incontro a quelle che sono le esigenze di Enea. Enea che ha detto rispetto a Martin ha tantissima percorrenza di curva, molto veloce, Pecco, grandissima frenata, Enea non è un maestro in nessuna delle due cose, ma molto spesso riesce invece a essere più bilanciato di Pecco e di Martin. È per questo che, per esempio, in questa gara che c'era da salvaguardare gomma, non c'era da salvaguardare gomma in termini di scorrevolezza come fa Bastianini quando la gestisce. Se lui non aveva feeling dall'inizio, cioè non aveva niente di più alla fine della gara. Ragazzi, per questo live, quasi live direi, è stato molto lungo direi. Saluto Filippo e gli altri 4 gatti che vedranno questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, noi ci vedremo dal solito posto e alla prossima recensione che faccio uscire nei prossimi giorni. Per Ange è tutto, a presto. Ciao ciao!